È veramente una potenza, ragazzi. Intanto sta girando il soccorso alpino in elicottero, non so se lo sentite, mi sa che qualcuno nei guai su qua in cima. Staremo a vedere. Ragazzi, soccorso alpino, mi sa davvero che c'è qualcuno nei casini. Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi affrontiamo un argomento che non c'entra proprio nulla con i coltelli, però per la rubrica neofiti secondo me è molto importante, soprattutto da non dare per scontato. Come avete visto in apertura ho messo un pezzettino di video del test del Kodiak. Mentre provavo ragazzi, sopra di me girava il soccorso alpino, perché come ogni anno ragazzi su a monte c'è qualcuno che semplicemente si perde. Magari era in difficoltà ragazzi, magari si era fatto male, però il più delle volte sono persone che si smarriscono la strada in cima al monte sopra il rifugio. Questa cosa ragazzi di perdervi nel bosco non è una cosa così assurda. La gente nel bosco si perde continuamente. Vediamo qualche piccolo accorgimento in questo video per vedere di ridurre al minimo questo rischio. Però ragazzi, prima andiamo con saluti, attenzione, augurissimi a nonna Celestina di 98 anni, 98 ragazzi, e al nipotino Paolo di 8 e a Serena di 12, da Biella. Ciao nonna Celestina, un bacione gigantesco. Poi salutiamo Sara di 6 anni da Massa Carrara e il papà Stefano, ciao ragazzi, abbraccione anche a voi, e Giulia di 8 anni e Samantha di 6 anni da Firenze e il papà Fabio. Ragazzi, abbraccione a tutti, ma soprattutto a nonna Celestina, tantissimi auguri, 98 anni. Ti saranno arrivati sicuramente in ritardo i miei auguri, perché ho una lista infinita, però te li faccio lo stesso, nonna Celestina, un bacione gigante. Ragazzi, andiamo a vedere un attimino 2 o 3 cose a cui stare attenti per evitare o per ridurre il rischio di perdervi nei boschi. Via! Eccoci qui ragazzi, pronti a farci questa bella chiacchierata tra amici. Ragazzi, perdersi nei boschi non è una cosa così assurda, anche se siamo nel 2023, non è così assurda. Ogni anno, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, perché bella stagione? Perché d'inverno ci va meno gente sul monte, con la bella stagione arrivano più persone, più turisti, e al monte, sopra il rifugio, ragazzi, ogni anno qualcuno si smarrisce, si perde. Solitamente si perdono in una determinata zona. Se passano dal rifugio e chiedono informazioni, gli si dice sempre: segui il sentiero, sali, arrivi in fondo al sentiero, troverai un pratone con dei sassoni, ti fermi lì e poi torni indietro. Però il punto dove sta? Che da quel punto non si vede giù il lago. Loro invece vogliono andare a vedere il lago e proseguono. Gli si mette in guardia dicendo: se salite oltre c'è il bosco di Faggi, il sentiero non è tracciato, non entrateci perché non trovate più il modo di uscire poi. Ragazzi, immancabilmente ogni anno bisogna andare su a prenderne qualcuno, di quelli fortunati che hanno lasciato il numero di telefono. Altrimenti soccorso, ragazzi, soccorso alpino, e vengono a prenderseli perché si perdono. Le persone si perdono nel bosco, ragazzi. 2 mesi fa più o meno c'è stato un signore che si è perso scendendo dalla Capanna Mara. C'è stato l'articolo sul giornale. Ragazzi, chi conosce la zona, la Capanna Mara è una passeggiata, ma non per famiglia, ancora di meno, cioè è un sentiero unico, è impossibile perdersi. Questo signore si è perso, ragazzi. Si è perso, è diventato buio, è andato in panico, non si trovava più, hanno dovuto andare a prenderlo. Queste ragazzi, queste situazioni succedono e succedono sempre, quindi perdersi nel bosco, non pensate ma io so, io faccio, io vado. La cosa più assurda in montagna è dire vabbè, mi perdo salendo, scendo, finché scendo, arrivo da qualche parte di sicuro. È una stupidata ragazzi il dire scendo. Se stavo salendo, adesso scendo, da qualche parte arrivo. È una gran stupidata e rischiate di trovarvi in situazioni magari pericolose, ok? Pericolose, in cui non dovete finire. Quindi ragazzi, vi do 2 piccoli consigli, poi ripeto, c'è gente molto più esperta di me che può darvene molti di più. Io vi dico più o meno quello che faccio io, come mi organizzo io.
soprattutto quando vado in una zona che non conosco, perché è bellissimo andare a fare fuori sentiero, fuori traccia, chiamatelo come volete, nelle zone che non conoscete. Però un minimo ragazzi, visto che la gente si perde sui sentieri tracciati, perché Capannamara ragazzi è un sentiero tracciato, se volete fare un minimo di fuori traccia, due cose che seguo io, che faccio io ragazzi. Allora, prima di tutto io ho il Garmin Instinct. Non è assolutamente una pubblicità, infatti non ve lo farò, non vi spiegherò niente. Comunque l'orologio ragazzi ha due cose fondamentali secondo me: la bussola, che funziona molto bene, però anche lì dovete essere almeno in grado di seguire una bussola, e soprattutto il fatto di tracciarvi un percorso. Voi partite, schiacciate, vi traccia il percorso, vi fa proprio il disegnino sull'orologio, vi traccia il percorso, arrivate alla fine del percorso, potete fare torna indietro, ve la metto proprio blanda, poi avete due opzioni, o per linea retta o seguendo il percorso. Fate seguendo il percorso, mi raccomando, che in linea retta non sapete dove andate. Ragazzi, praticamente andate e poi vi porta indietro lui. Ovviamente queste funzioni funzionano con il GPS. Non avete segnale perché? Perché non lo so. Il satellite è coperto, niente segnale, non funziona niente, ragazzi. Avete sempre la bussola. L'orologio si spacca, si rompe, finisce la batteria e tutto. Portatevi sempre una bussolina a bottone. Questo è un regalo dell'amico Paolo che mi ha fatto, Paolo che saluto, di Wildlife Italian Division. Ragazzi, una piccola bussolina a bottone. Ovviamente, ragazzi, la bussolina deve funzionare. Io la guardo sempre con il Garmin. Se segna lo stesso nord, mi va bene, ok? Mi raccomando, ragazzi, non prendete le bussoline di zio Topo Gigio che vi segnano una direzione al posto dell'altra. Però la bussola, ovviamente, presuppone il fatto che voi sappiate usarla. Ok, o almeno capire dove siete, capire dove andare. L'altra cosa che posso consigliarvi è, prima di andare a fare un'escursione, ci sono tantissime app che potete scaricare sul vostro telefono, anche se adesso la maggior parte funzionano online, quindi finché avete rete funzionano, ma quello che serve a noi è avere le mappe offline, quindi la possibilità da casa di scaricarmi la mappa di dove sto andando. Stanno diventando quasi tutte a pagamento, e neanche poco ragazzi, siamo più o meno sui 30 euro di abbonamento annui. Se qualcuno conosce delle app gratuite che permettono di scaricare mappe offline, da consultare offline, le segnali, che fanno piacere a tutti ragazzi. Non facciamo pubblicità alle app, quelle a pagamento almeno, se ce ne sono gratuite, io ne uso una a pagamento, però ragazzi non ve la dico perché non voglio fare pubblicità, secondo me dovrebbero essere gratuite. Se qualcuno conosce qualcosa di gratuito, scrivetelo, che secondo me è molto importante. La possibilità di consultare le mappe offline. Per quale motivo? Perché se non avete rete e vi affidate all'app del telefono, che magari è dettagliatissima da casa vostra, ma quando siete in montagna non avete rete e ve ne accorgete quando già siete in difficoltà, diventa veramente duro. Il fatto di scaricarle da casa e poi consultarla liberamente offline quando siete sul posto in difficoltà, oppure solo per vedere dove state andando, secondo me è molto molto importante. Un'altra cosa che posso consigliarvi ragazzi, fatevi la stampata, stampatevi la mappa di dove andate, anche se fosse una 3, bella dettagliata, ve la piegate, ve la mettete in tasca, vi si rompe il telefono, vi rubano l'orologio, vi si spacca la bussolina, fate tutto quello che volete, ragazzi, avete almeno una mappa per avere un minimo, ragazzi, mappa e bussolina, a casa ci tornate, ok? Però già con la mappa capite almeno minimamente dove siete, se la sapete seguire ovviamente. Anche lì ci sono persone molto più esperte di me che possono farvi corsi assolutamente, o spiegarvi come si usa la mappa. Giuseppe ci ha fatto una bella lezione quando abbiamo fatto l'ultimo raduno Black Flag sulla cartografia, davvero tantissima roba. Grazie Giuseppe, ti saluto, ciao Giuseppe. Ragazzi, altra cosa fondamentale per non andare in panico, perché la gente va in panico quando si perde nel bosco? Perché diventa buio, perché ti perdi, il tempo passa, inizia a diventare buio, nel bosco di notte è veramente buio. Se inizia a diventare buio vai in panico perché non capisci più dove sei, ok? Quindi ragazzi, una torcia, quella che volete, una piccola torcia con una buona autonomia,
Non vi sto dicendo che deve avere 12 giorni di autonomia, però giusto 9, 8, 7 ore di autonomia, secondo me una bella torcetta tenetela sempre con voi, sempre con voi. Periodo estivo, scorta d'acqua, portatevi delle scorte d'acqua, non andate in giro senza acqua, perché anche lì, quando iniziate a essere disidratati, il corpo inizia a ragionare di meno. E poi ragazzi, tornando sempre a noi, se non conoscete la zona, se non avete il GPS, se non avete questo, se non avete la bussolina, se non avete scaricato la cartografia, ma soprattutto se non conoscete la zona, ragazzi, andare a fare fuori traccia, fuori sentiero, sinceramente, senza queste accortezze, io non ve la consiglio. Il bosco di Faggi, sopra al monte, ragazzi, è una cosa che io ci vado a passeggiare con mio figlio, ma da quando mio figlio ha 3 anni, non c'è nessun problema, cioè se conosci la zona è tutto facile, ma io salgo poi scendo. No, perché c'è un punto solo dove puoi scendere, all'uscita del bosco, poi puoi scendere da un solo punto per arrivare a casa e non cadere nel vuoto. Quindi la gente arriva ai bordi, vede che da lì non scende, torna indietro, si gira, vede tutto uguale, persa completa, basta, non torno più a casa, chiamo il soccorso. Ragazzi, evitiamo di perderci nei boschi, non è una cosa così assurda di aver vergogna di dire mi sono perso nel bosco. Cerchiamo sempre di capire dove andiamo, avere gli strumenti che un minimo ci possano aiutare. Ci sono persone che fanno dei corsi su questi argomenti, mi raccomando ragazzi, quello che vi sto facendo io adesso è una sensibilizzazione. Non pensate che sia impossibile perdervi nei boschi, se volete poi fare dei corsi andate alle persone che insegnano questo. Ragazzi, penso di avervi detto tutto, secondo me era un argomento da chiarire ai neofiti. Dal perdersi nel bosco, ragazzi, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!